Sebastiano, eccoci qui, ancora in tenuta calcistica, come sei uscito dal campo, immagino la grande emozione. Innanzitutto complimenti per la vittoria e per questo gol con cui hai bagnato il tuo esordio dal primo minuto. Partiamo dall'emozione. L'emozione è tantissimo, soprattutto a partire da questa settimana. È stata una settimana fantastica, allo stesso tempo un po' difficile perché l'ansia non era dalla mia parte, diciamo. Non nego che ieri non ho dormito tutta notte a pensare a come andava questa partita. Però devo ringraziare la squadra, il mister, la società, Romelu soprattutto per il gol. Sono tutti quanti persone fantastiche, prima di essere giocatori, dirigenti e appunto mister, tutte persone fantastiche, prima di essere lavoratori fantastici. Ecco, spiegami un attimo la situazione del calcio di rigore, perché noi dall'alto in tribuna abbiamo visto che il pallone inizialmente l'aveva preso Lukaku, poi alla fine l'hai battuto tu, sei riuscito a convincerla, com'è andata? No, è andata, ha provato a convincerlo, però Romelu è una persona fantastica, sin dal primo giorno ci siamo trovati in sintonia perché è un ragazzo con tantissima esperienza, con un vissuto un po' difficile, lo sappiamo tutti, e lui cerca di aiutare, soprattutto ieri mi ha aiutato molto, mi vedeva un po' in ansia, soprattutto nell'allenamento mi diceva non preoccuparti, andrà bene, bisogna solo avere la testa e dobbiamo pensare alla squadra. Lui ha pensato alla squadra, ha pensato anche a me, quindi sono contentissimo della vittoria della squadra e poi ben venga che abbia fatto gol. Ecco, con questo gol saliamo a quota 13 marcatori diversi per quanto riguarda questa stagione dell'Inter. Ti chiedo però che effetto ti fa essere il secondo marcatore più giovane di sempre in Serie A con la maglia dell'Inter. Questo diciamo, non lo sapevo, me lo dice lei, quindi è un'emozione fantastica, soprattutto il gol, poi i record diciamo, ben vengono, però sono contento soprattutto della vittoria della squadra, della fiducia che mi ha mostrato il mister, e della fiducia che mi ha mostrato anche la società perché tutti i giorni mi è dietro, quindi bisogna continuare così e adesso arriva la parte più difficile, bisogna lavorare molto sodo. Ieri il mister vi aveva chiesto una grande prestazione anche in un momento di difficoltà, sappiamo, no? Insomma, che siete in emergenza viste le numerose assenze. La risposta è stata più che positiva perché arrivate a Natale a questa sosta da primi in classifica dando un segnale molto importante a tutto l'ambiente. Ma certamente noi lavoriamo tutta la settimana per arrivare alla domenica nel migliore dei modi e quindi per vincere quasi tutte le partite. Ogni volta che andiamo in campo noi vogliamo vincere. Questa è la mentalità che ci ha portato il mister, che è una mentalità vincente, quindi bisogna ascoltarlo, bisogna lavorare tutta la settimana per arrivare nel migliore dei modi la domenica per portare a casa i punti. L'ultima cosa che ti chiedo, Sebastiano, qual è l'augurio per il 2020? L'augurio è continuare a lavorare nel migliore dei modi come stiamo facendo, continuare a fare punti, poi spero di far gol, ma spero che la squadra vada avanti il più possibile. Grazie ancora e complimenti. Grazie mille a voi. Eccoci, Roberto. Allora, mi devi spiegare una cosa, la tua vittima preferita, il Genoa. Quinto gol su 9 in Serie A proprio contro la formazione rossoblu, praticamente sei una sentenza. Sì, effettivamente è una coincidenza particolare, però a quanto pare così, sono contento ovviamente del gol, di aver aiutato la squadra a vincere questa partita, poi mi spiace per il Genoa. Sì, ciao Roberto. Ciao. Ciao, guardavamo prima le posizioni medie, abbiamo visto che insolitamente, perlomeno per la partita di oggi, per quello che ero abituato a vederti, hai giocato molto alto e largo a sinistra. È stato dettato dalla situazione, dalla partita per come si è svolta, o era una cosa che avevate preparato? Perché poi tra l'altro sia il gol che il calcio di rigore sono arrivati da tuoi inserimenti. Ma no, sono movimenti preparati in base anche a come l'avversario si mette in campo, quindi giocando loro inizialmente tutti con un 3-1-2, quindi avevano molti giocatori dentro al campo, conveniva appunto allargarli e creare degli spazi, quindi dovevamo allargarci io le mezzali. Ciao Roberto, io ti faccio i complimenti per la prestazione, ma soprattutto per la condizione. Perché insomma venivi da un periodo in cui non hai giocato per infortunio, però hai dimostrato di essere
subito in grado di incidere e secondo me sei stato il migliore in campo, quindi complimenti e insomma davvero bravissimo per come hai gestito una situazione non semplice, perché tornavi da un infortunio e non è mai facile entrare subito poi in un contesto così. Sì, sinceramente sono contento, sono sorpreso anch'io a dire la verità, perché fino a una settimana fa faticavo a camminare, zoppicavo, ancora mi faceva male il piede, poi grazie anche allo staff medico in questi giorni siamo riusciti a stringere un po' i denti, a sentire un po' meno male, e oggi comunque siamo riusciti insieme allo staff medico a riuscirmi a mettermi in campo, comunque, visto che comunque c'era un po' di emergenza, e devo dire che è andata molto bene. L'ultima cosa che voglio chiederti, una curiosità, perché durante la fase di riscaldamento abbiamo visto un'immagine di te e Lukaku che parlavate, probabilmente vi spiegavate qualche movimento da provare in campo. Poi quando ti ha servito l'assist è venuto ad abbracciarti dopo il gol, c'è stato uno sguardo d'intesa, c'era stato qualcosa di detto che poi si è verificato forse? Sì, effettivamente sì, siete stati attenti, proprio quello che ci eravamo detti è poi capitato. Mi aveva chiesto semplicemente quando le palle gli arrivavano a lui, che la teneva, di fargli da supporto, e poi il gol è nato così, lui ha protetto bene la palla, me l'ha scaricata dietro ed è andato tutto bene. Grazie Roberto. Grazie. A voi. Che cosa avresti voluto dire al mister? No, ringraziarlo perché sono belle parole e mi danno uno stimolo per fare ancora meglio. Mi è mancato anche a me il campo tanto, sono stati 2 mesi lunghi e difficili perché c'è sempre stato un problemino dietro l'altro, però sono molto contento di essere tornato, di aver fatto uno spezzone di gara, ma soprattutto di sentirmi bene. Sono stati contenti anche i tifosi, hai sentito come ti hanno accolto, c'è stato un vero e proprio boato quando hai fatto il tuo ingresso in campo. Sì, mi ha fatto venire i brividi perché comunque anche la sensazione dello stadio, del clima partita, ma soprattutto anche dei tifosi mi è mancato tanto e quindi sono molto felice per questo. Ciao Stefano, e volevo farti una domanda, sei stato fuori 2 mesi, cosa hai trovato di diverso? Qualche cosa in più, una consapevolezza diversa nei tuoi compagni nella squadra? Hai avuto questa sensazione oppure è come tutto è rimasto come quando hai lasciato, insomma, e hai avuto l'infortunio? No, non è cambiato tanto perché comunque la fiducia nei compagni, la fiducia nei miei confronti c'è sempre stata, io ho grande fiducia in loro e non è cambiato poco perché comunque cerchiamo di mantenere sempre la stessa mentalità e anche a vederli fuori dal campo mi sono sembrati sempre gli stessi e siamo contenti anche del risultato della partita, siamo contenti di finire questo anno con una vittoria, soprattutto perché giocavamo in casa e non volevamo deludere i nostri tifosi per farli passare un tranquillo Natale. Stefano, quanto hai sofferto nello stare fuori in questi mesi? Noi tantissimo. Anch'io più di voi perché vedere le partite da fuori, comunque anche andare al campo, lavorare a parte, vedere i miei compagni allenarsi, scherzare, sorridere, sacrificarsi l'uno per l'altro. Sono sensazioni che mi sono mancate tanto e ora spero di ritrovarle tutte. Sicuramente. Auguri, ti faccio i migliori auguri di buone feste. Grazie altrettanto a voi. Grazie. Auguri Stefano, grazie mille.